Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Iniziò con una notifica. Liam non si aspettava mai un messaggio da Emily, sua moglie da 6 anni, che sembrava innocuo in superficie ma portava un tono inquietante. Penso che dovremmo fare una pausa e rivedere le cose. All'inizio, Liam pensava che fosse stress e Emily avesse un lavoro esigente in un'agenzia di marketing di lusso. La loro vita suburbana non era priva di sfide, ma il suo tono durante la telefonata sembrava troppo misurato, le sue parole accuratamente scelte. Solo un po' di spazio. Emily aveva spiegato: «Sono sopraffatta e ho bisogno di risolvere alcune cose». Liam, cercando di essere il marito di supporto, aveva acconsentito, anche se le parole lo avevano colpito nel profondo. Il vero shock arrivò giorni dopo, quando sua madre Clara lo chiamò. «Liam, ho bisogno che tu dia un'occhiata ai social media di Emily», disse in modo schietto. «Di cosa stai parlando?» chiese Liam, il petto che si stringeva. «Sta nascondendo qualcosa. Guarda semplicemente». Clara insistette prima di riagganciare. Confuso, Liam aprì Instagram solo per rendersi conto che Emily aveva nascosto i suoi aggiornamenti da lui. Momenti dopo, Clara inviò screenshot che fecero gelare il sangue nelle vene di Liam. Emily non stava solo prendendo spazio, era a Cabo San Lucas a rilassarsi su una spiaggia incontaminata e non era sola. Accanto a lei, in ogni foto, c'era un uomo che Liam riconobbe immediatamente: Daniel, il suo ex fidanzato. Il cuore di Liam batteva forte mentre fissava le immagini di Emily e Daniel che ridevano insieme vicino all'oceano, le braccia casualmente intrecciate. In una foto brindavano con cocktail e in un'altra le didascalie erano vaghe ma dolorosamente altezzose. A volte devi rivisitare il passato per trovare chiarezza. Sembrava che il terreno si fosse staccato da sotto di lui. Non era solo un semplice viaggio, era qualcosa di completamente diverso. Le sue mani tremavano mentre posava il telefono, sentendo il peso completo del tradimento schiantarsi su di lui. Non chiamò Emily, non le mandò messaggi, non riconobbe nemmeno la crudele verità che lo fissava. Qual era il senso? La prova era proprio lì. Invece si chiuse nel suo ufficio, una stanza che una volta era un rifugio, ora soffocante per rabbia e umiliazione. Non sapeva quanto tempo fosse rimasto seduto lì, i suoi pensieri che spiraleggiavano in un vortice di dolore. La donna di cui si era fidato, la sua compagna da 6 anni, aveva scelto di andare in un paradiso tropicale con il suo ex e, peggio ancora, non aveva nemmeno preso la briga di nasconderlo. Emily tornò una settimana dopo, valigia in mano, sorriso largo e tono allegro. «Mi sento molto meglio dopo quel viaggio», disse passando velocemente accanto a Liam mentre lasciava cadere le sue borse vicino alle scale. Non lo guardò nemmeno, come se tutto fosse normale. Liam rimase congelato, non sapendo se urlare o piangere. La guardava mentre disfava i souvenir, cose che probabilmente aveva comprato con Daniel. Il pensiero lo faceva ribollire, ma mantenne la voce ferma. «So dove sei andata, Emily», disse con tono calmo, anche se dentro di sé era tutt'altro che così. «E so con chi eri». La sua reazione non fu sorpresa o rimorso, ma fastidio. Sospirò drammaticamente e passò una mano tra i capelli sbiaditi dal sole, come per scrollarsi di dosso l'accusa. «Ti ho detto che avevo bisogno di spazio», disse bruscamente. «Hai assunto che significasse qualcos'altro. Non è colpa mia». Liam prese un respiro profondo, il suo battito accelerato. «Sei andata in vacanza con Daniel, il tuo ex», disse, difficilmente credendo di pronunciare quelle parole. «Cosa pensi esattamente che sia, Emily?» Emily si appoggiò al bancone della cucina, braccia incrociate, gli occhi lampeggianti di irritazione. «Non è che ti abbia tradito, Liam», rispose. «Non eravamo tecnicamente insieme in quel momento, eravamo in pausa». La ginnastica mentale che compiva per giustificare le sue azioni era esasperante. La mente di Liam alzò la mascella stretta.
Era chiaro che non provava vero rimorso, nessuna comprensione di quanto profondamente lo avesse ferito. Non poteva più sopportarlo. «Ho finito», disse freddamente. «Questo matrimonio è finito». I suoi occhi si spalancarono, non per shock, ma per incredulità. «Cosa, Liam? Non essere ridicolo, era solo un viaggio, stai esagerando». Liam non litigò, non ne aveva bisogno. Invece, lasciò silenziosamente la stanza. La mattina seguente era seduto con la sua avvocata Rachel a redigere i documenti per il divorzio. I giorni successivi passarono come un turbinio per Liam. Le procedure legali iniziarono rapidamente. L'audacia di Emily non si fermò al tradimento. Quando le furono notificati i documenti per il divorzio, la sua reazione fu prevedibilmente drammatica. Cercò di dipingere Liam come il cattivo, affermando che era controllante, emotivamente distante e irragionevole. Ma la parte più scioccante arrivò quando chiese l'assegno di mantenimento, citando come la sua carriera fosse sofferta perché aveva prioritizzato il supporto a lui. Liam non fu sorpreso, era solo un altro livello di manipolazione e alimentava solo la sua determinazione. Era stato tradito nel modo più personale, ma il tentativo di Emily di ribaltare la narrazione chiariva che non avrebbe mai preso responsabilità per le sue azioni. La vendetta che Liam decise non sarebbe stata meschina. Non avrebbe riguardato gesti grandiosi di rabbia, ma sarebbe stata precisa, calcolata e devastante. Emily e Daniel avevano costruito la loro piccola bolla di bugie ed era il momento che crollasse. La prima mossa di Liam fu scavare nella vita di Daniel. Sapeva fin dall'inizio che Daniel aveva la reputazione di essere un abile conversatore, affascinante, ma con un passato di affari loschi. Un rapido controllo dei precedenti confermò i suoi sospetti. Daniel era stato coinvolto in diverse cause legali, dispute finanziarie e un'impresa commerciale che si era recentemente sgretolata sotto accuse fraudolente. Ma non era sufficiente conoscere queste cose. Liam doveva assicurarsi che il passato di Daniel venisse alla luce nel modo più pubblico possibile. Così fece alcune telefonate a pochi contatti fidati nella comunità legale locale, garantendo che uno dei precedenti soci di Daniel, che era stato truffato nei pagamenti, avrebbe improvvisamente trovato le risorse per intentare una causa. Le rivendicazioni dei contraenti erano legittime, ma con un piccolo spintone finanziario divennero più urgenti. Quando la causa arrivò ai media, la casa di carte finanziaria di Daniel iniziò a creparsi. Il tempismo non poteva essere più perfetto. Nel frattempo, Emily era ignara. Credeva ancora che la sua vita con Daniel fosse un nuovo inizio, inconsapevole che Liam tirava le fila dietro le quinte. La parte successiva del piano di Liam si concentrava sulla carriera di Emily. Lei aveva costruito un'immagine di professionista del marketing etico e astuto, ma Liam aveva iniziato a scavare nelle risorse della sua azienda. Con un aiuto discreto di un ex collega nel reparto conformità aziendale, ha anonimamente informato il datore di lavoro di Emily sul suo uso improprio delle risorse aziendali per guadagni personali. Entro poche settimane, l'azienda avviò un'indagine interna. La segnalazione di Liam scoprì abbastanza prove per far perdere il lavoro a Emily. Non fu immediato, ma presto Emily entrò nel suo ufficio per essere informata che era sotto inchiesta per il suo comportamento. Liam era quasi indifferente quando lei lo chiamò quella sera, la sua voce carica di panico. «Sai cosa sta succedendo? La mia azienda mi accusa di cattiva condotta, dicono di avere prove, ma è tutto un errore». Suonava dura. Liam rispose con voce fredda e distante. «Sono sicuro che risolverai». «Non capisci», replicò Emily. «Questo potrebbe rovinarmi. Se rimane nel mio record, non lavorerò mai più in questo settore». La risposta di Liam fu tagliente. «Ti avevo avvertito. Le azioni hanno conseguenze. Semplicemente non hai ascoltato». Sembrava il colpo finale, ma Liam non aveva ancora finito. Aveva già assicurato che l'accordo di divorzio fosse attentamente elaborato. Emily pensava di uscire con una grossa parte della casa, forse anche qualche assegno di mantenimento.
Ciò che non sapeva era che Liam aveva già raccolto prove inconfutabili della sua cattiva condotta finanziaria, delle sue abitudini di spesa che prosciugavano i loro risparmi condivisi per lussi personali e delle violazioni delle politiche aziendali. Quando il giudice esaminò il caso di divorzio, fu chiaro che le azioni di Emily avevano danneggiato l'integrità del loro matrimonio e la sua reputazione professionale. Il giudice assegnò a Liam la piena proprietà della loro casa e, per quanto riguarda il saldo finanziario, Emily non ricevette nulla, nessun pezzo di proprietà, nemmeno un accenno di assegno di mantenimento. La casa di carte che Emily e Daniel avevano costruito stava crollando davanti ai loro occhi e non avevano idea di quanto fossero vicini al collasso. Giorni dopo che i documenti di divorzio furono finalizzati, Liam si aspettava che entrambi sparissero dalla sua vita. Emily e Daniel avevano fatto le loro scelte e sembrava che fossero contenti del loro nuovo inizio, ignari della portata completa delle conseguenze che Liam aveva messo in moto. Ma persone come loro raramente spariscono silenziosamente. Un pomeriggio, mentre Liam era a casa a godersi un raro momento di pace, ricevette una chiamata. Era da Daniel, la sua voce colma di finta bravata. «Liam», disse con tono tagliente, «taglia la fesseria, so cosa stai facendo. Pensi di poter semplicemente rovinare la vita delle persone e andartene senza affrontare le conseguenze?» Liam rimase calmo, sapeva esattamente di cosa si trattava. «Se volessi rovinare la tua vita, Daniel, non saresti nemmeno al telefono con me in questo momento», disse freddamente. Ci fu una lunga pausa sulla linea, seguita dalla furiosa replica di Daniel. «Hai fatto un grosso errore, vero Liam?» chiese con voce ferma. «Facciamo una cosa chiara. Tu ed Emily avete fatto questo a voi stessi. Pensavate di poter mentire, manipolare e tradire senza conseguenze. Mi avete sottovalutato». Liam riattaccò prima che Daniel potesse rispondere. Il suo punto era stato fatto, ma il pensiero della loro illusione rimase nella sua mente. Credevano ancora di controllare la propria narrazione, ma presto questo sarebbe cambiato. La parte successiva del piano di Liam era meno diretta ma altrettanto devastante: l'esposizione sociale. Sapeva che Emily e Daniel prosperavano sulle loro immagini pubbliche, mostrando costantemente le loro bugie apparentemente perfette sui social media. Più le persone vedevano le loro vite come impeccabili, più potevano manipolare il loro cammino verso nuove opportunità e relazioni. Liam avrebbe esposto loro per quello che erano realmente. Prima contattò i colleghi di Emily attraverso un contatto, fornendo in modo discreto dettagli sulla sua cessazione e sulla sua cattiva condotta professionale. Le parole si diffusero rapidamente e, entro pochi giorni, la reputazione professionale di Emily era in frantumi. Liam non si fermò lì. Si assicurò che i problemi finanziari di Daniel raggiungessero la stampa. Ma non si accontentò di lasciare tutto lì. Inviò anonimamente un dossier dettagliato delle trattative losche di Daniel a un giornalista noto per esporre i truffatori. L'articolo risultante fu esplosivo, rivelando la storia di inganno finanziario di Daniel, e fu ampiamente condiviso. Mentre lo scandalo si dipanava, Liam osservava da lontano, senza provare gioia nella loro miseria, ma una soddisfazione silenziosa. La narrazione si era spostata. Emily e Daniel non erano più visti come una coppia potente. Ora erano opportunisti che avevano usato gli altri per salire la scala e il mondo finalmente li vedeva per quello che erano veramente. I mesi passarono, le attività di Daniel continuarono a vacillare ed Emily faticava a trovare un posto nell'industria di nuovo. Nel frattempo, Liam aveva fatto progressi, si concentrava sulla ricostruzione della sua vita, trovando pace e iniziando persino a frequentare di nuovo. Clara, una grafica con un acuto senso dell'umorismo e una risata contagiosa, divenne rapidamente una presenza costante nella sua vita. La loro relazione fiorì naturalmente, libera dalle inganni e dal dolore del passato. Ma anche mentre andava avanti, c'era un ultimo colpo di scena. Un giorno ricevette un'email da Emily. Il suo messaggio era semplice, quasi implorante. «Possiamo parlare, per favore, solo una volta? So di non meritarmelo, ma ho bisogno di qualcuno che mi ascolti».
Liam provò una mista di emozioni. Una parte di lui voleva ignorarla, lasciarla vivere con le conseguenze delle sue scelte, ma qualcosa dentro di lui si sentiva costretto ad ascoltarla. Forse era il desiderio di chiusura, o forse era l'ultima possibilità per vederla veramente affrontare ciò che aveva fatto. Accettarono di incontrarsi in un caffè locale. Quando Emily entrò, Liam la riconobbe a malapena. Sembrava sfinita, sconfitta e nulla come la donna che era stata un tempo, così piena di fiducia. «Ho perso tutto», disse dolcemente sedendosi di fronte a lui. «Il mio lavoro, la mia reputazione, anche Daniel mi ha lasciato quando le cose si sono complicate. Sono al verde, Liam. Non ho nessun altro. Ho solo bisogno di un po' di aiuto per rimettermi in piedi». Liam incontrò il suo sguardo, la sua voce calma. «Cosa vuoi da me?» Emily, con gli occhi pieni di lacrime, rispose: «Ho solo bisogno di qualcuno che mi aiuti, di darmi una seconda possibilità, per favore». Liam si fermò per un lungo momento, poi scosse la testa. «Mi dispiace, Emily, ma non puoi riscrivere la storia. Hai fatto le tue scelte e ora stai vivendo con esse. Io sono andato avanti e dovresti fare lo stesso». La conversazione terminò lì. Emily se ne andò in silenzio e Liam, finalmente libero dal passato, si allontanò con la pace che aveva guadagnato. I mesi successivi passarono con un senso di calma che Liam aveva quasi dimenticato esistesse. Il caos che Emily e Daniel avevano creato era ormai solo un lontano ricordo. Mentre si concentrava sulla sua carriera e sulla sua nuova relazione con Clara, il peso del suo passato sembrava svanire in secondo piano. La vita professionale di Liam era decollata da quando aveva ottenuto il divorzio. Aveva assunto ruoli di leadership al lavoro, mentore di colleghi più giovani e guidato progetti significativi. La soddisfazione che provava nella sua carriera era innegabile, riflettendo la forza che aveva ritrovato dopo tutto ciò che era successo. Stava prosperando non solo finanziariamente, ma anche emotivamente. Aveva imparato ad abbracciare le possibilità della vita, non più appesantito dalle ombre del tradimento. Quanto a Clara, portava un calore nella sua vita che era sia rinfrescante che equilibrante. Trascorrevano i fine settimana facendo escursioni in montagna, cucinando pasti insieme e ridendo per scherzi interni. A differenza di Emily, Clara non era ossessionata dalle apparenze o dai social media. Non aveva alcun desiderio di dimostrare nulla a nessuno se non alle persone che contavano, e Liam trovava in lei onestà e autenticità, un respiro d'aria fresca. Ma proprio quando tutto sembrava stabilizzarsi, un ultimo promemoria del suo passato arrivò quando incrociò un vecchio amico in comune, Sara. Lei faceva parte del circolo che Liam aveva una volta condiviso con Emily e, anche se non l'aveva vista da un po', l'incontro fu inevitabilmente imbarazzante. «Liam, è passato tanto tempo», disse Sara con un sorriso esitante. Era sempre stata amichevole, anche se Liam sapeva che era rimasta vicina a Emily durante tutto il loro matrimonio. «Ciao Sara, è bello vederti», rispose con voce cordiale ma distante. «Ho sentito di tutto», continuò Sara, abbassando il tono. «Come stai?» «Volevo solo fare un controllo», aggiunse. Liam sorrise debolmente. «Sto bene, in realtà meglio di quanto avrei mai pensato». Ci fu una pausa scomoda e Sara spostò il peso. «Volevo farti sapere che Emily non è più la stessa da quando tutto è successo. Ha cercato di ricostruirsi, ma non credo che stia facendo bene. So che non le devi nulla, ma pensavo dovessi saperlo». Liam non rispose subito. Sapeva che Sara parlava per preoccupazione, ma non c'era più posto per Emily nella sua vita. Il suo silenzio era deliberato e dopo alcuni momenti Sara sembrò capire. «Capisco, Liam». «Lo so», disse dolcemente. «Non volevo farti pensare che avessi dimenticato cosa era successo. Non ti meritavi nulla di tutto questo». Liam annuì. «Grazie, Sara, ma è ormai nel passato. Sono andato avanti». Mentre si allontanava da quell'incontro, qualcosa dentro di lui cambiò. Non era colpa né simpatia, era semplicemente chiusura. I tentativi di manipolazione di Emily, i suoi tradimenti e le sue richieste di aiuto non contavano più. Aveva fatto le sue scelte e ora lei viveva con le conseguenze.
Liam aveva vissuto la tempesta ed era emerso più forte, più risoluto in chi era e cosa voleva dalla vita. Qualche settimana dopo, mentre Liam usciva dal suo ufficio, vide un volto familiare all'ascensore: Daniel. La vista di lui inviò un'ondata di rabbia nel petto di Liam, ma la represse rapidamente, ricordandosi che Daniel non aveva più potere su di lui. Liam, disse Daniel con la stessa fiducia altezzosa che lo aveva infastidito anni fa. Come va la vita? Ho sentito che stai bene. Lo sguardo di Liam era freddo mentre guardava Daniel su e giù. L'atteggiamento un tempo sicuro dell'uomo ora segnato dalle crepe visibili nella sua facciata. Le sue attività erano crollate, la sua reputazione distrutta, e ora stava davanti a Liam, un uomo che aveva fatto progressi e costruito qualcosa di migliore dalle macerie. «Tutto bene», rispose Liam calmo, il tono privo di emozioni. Daniel sorrise compiaciuto, cercando chiaramente di mantenere una parvenza di controllo. «Sai, è divertente come tutto sia andato. Emily, stava solo cercando di capire, ma immagino che tu non l'abbia mai veramente capita, vero Liam?» La risposta di Liam fu semplice ma tagliente. «No, l'ho capita perfettamente. Non ho semplicemente ignorato chi fosse realmente». Le parole colpirono Daniel più di quanto Liam avesse intenzionato. Il sorriso sul suo volto vacillò e per un breve momento Liam vide la vulnerabilità sotto la bravata. Era quasi soddisfacente. «Quasi. Ti suggerirei di dare un buon'occhiata a ciò che resta della tua vita», aggiunse Liam con voce ancora più fredda. «Perché non hai solo perso Emily, hai perso tutto a causa delle tue stesse azioni». Prima che Daniel potesse rispondere, Liam si voltò e se ne andò, sentendo il peso del passato sollevarsi dalle sue spalle ad ogni passo. La vita di Liam continuava su una traiettoria ascendente, lontano dal dramma e dal caos che una volta lo avevano consumato. Lui e Clara si avvicinarono, costruendo una base stabile e genuina. Insieme facevano piani per il futuro, un futuro pieno di fiducia, rispetto reciproco e sogni condivisi. Le cicatrici del suo passato non lo trattenevano più e la persona che era diventato era più forte, più saggia e più consapevole di sé di quanto lo fosse mai stata prima. Sapeva che la vendetta aveva il suo posto, ma la vera vittoria non era nel far soffrire Emily e Daniel, ma nel riconquistare la sua vita, trovare pace e scoprire che l'amore, quando basato sulla fiducia e l'autenticità, valeva la pena di essere difeso. E così, mentre Liam guardava il futuro davanti a sé, non provava né amarezza né rabbia, solo la quieta soddisfazione di sapere che i capitoli che aveva scritto per se stesso sarebbero stati molto... Cosa faresti se ti trovassi nella stessa situazione di Liam? Lascia un commento qui sotto con i tuoi pensieri e non dimenticare di mettere like e iscriverti al nostro canale per altre storie emozionanti come questa.